Ciao a tutti e bentornati su Italiano Vero. Oggi io e Marta abbiamo preparato un episodio speciale perché vogliamo rispondere a una domanda. È possibile iniziare a parlare italiano in soli 30 giorni? La risposta è sì, ma serve una piccola abitudine quotidiana che cambia tutto. In questo video vedremo proprio come fare questa Italian Listening Practice in modo efficace. Se il vostro obiettivo è Learn Italian divertendovi, siete nel posto giusto. Prima di svelarvi il segreto di oggi, però, volevo chiedervi un piccolo favore. Se vi piace il nostro modo di fare queste lezioni e volete sostenere il canale, iscrivetevi subito e attivate la campanella. Per noi è davvero fondamentale per continuare a creare contenuti gratuiti per voi e non dimenticate di mettere un bel like se volete altri video su come imparare la lingua velocemente. Allora Marta, come stai? Sei pronta per questa sfida di 30 giorni? Ciao Luca, sto benissimo e sono davvero felice di trattare questo argomento. Sai, molte persone che studiano l'italiano per principianti si sentono spesso frustrate perché studiano tanta grammatica ma non riescono a parlare. Questa abitudine di cui parleremo oggi è la chiave per sbloccarsi. Hai ragione, Marta. Spesso chi è a un livello italiano A1 o italiano A2 pensa che servano ore e ore di studio sui libri. In realtà la cosa più importante è l'ascolto costante. Noi lo chiamiamo ascolto attivo. Non basta sentire i suoni, bisogna cercare di capire il contesto, proprio come facciamo nei nostri dialoghi in italiano. Esatto, l'abitudine che suggeriamo è quella di ascoltare almeno 10 o 15 minuti di un Italian podcast come il nostro, ogni singolo giorno. La parola chiave qui è costanza. Luca, vogliamo spiegare bene cosa significa costanza ai nostri amici? Magari qualcuno non conosce ancora bene questo termine del nostro vocabolario italiano. Certamente. La costanza è quando facciamo una cosa regolarmente, tutti i giorni, senza arrenderci. È come andare in palestra. Se ci vai una volta al mese non serve a nulla, ma se ci vai ogni giorno, dopo 30 giorni vedi i risultati. Ecco, con la lingua è uguale. Se avete costanza nell'ascoltare l'italiano vero, il vostro cervello si abitua ai suoni naturali. È proprio così. E un'altra cosa che succede quando si ascolta tanto è che a un certo punto si smette di tradurre tutto nella propria testa. Si inizia finalmente a pensare in italiano. È una sensazione bellissima, vero? Sembra quasi un miracolo, ma è solo il risultato di un buon esercizio quotidiano. Oh, ricordo bene quando è successo a me con lo spagnolo. All'inizio mi sentivo sempre un po' bloccato. Ecco, amici, sentirsi bloccato è un'altra espressione utile. Significa che vorresti dire qualcosa, hai le parole nella testa, ma la bocca non si muove, hai quasi paura di sbagliare. Capita anche a voi? Scrivetecelo nei commenti. Usate proprio l'espressione mi sento bloccato o non mi sento bloccato, così fate pratica. Sì, scrivete pure. Non abbiate paura di fare errori di Italian grammar. Siamo qui per imparare insieme in modo rilassato. Luca, prima dicevi una cosa importante, l'ascolto attivo. Oltre ad ascoltare, cosa consigli di fare in questi 30 giorni per velocizzare il processo? Allora, un trucco fantastico è quello di ripetere a voce alta. Quando ascoltate una frase che vi piace in questo video, mettete in pausa e ripetetela. A voce alta significa non solo nella mente, ma proprio usando la voce, così i muscoli della bocca si abituano ai nuovi suoni dell'italiano. È un esercizio che cambia tutto, davvero. Sono d'accordo. È quello che chiamiamo metodo comunicativo. Non si impara una lingua solo guardandola, bisogna usarla. Anche se siete da soli in casa, parlare a voce alta aiuta tantissimo. Luca, io consiglio sempre di farlo in momenti morti della giornata, magari mentre si cucina o si cammina. Io lo faccio sempre sotto la doccia. È il posto perfetto per fare una conversazione italiana con se stessi. Ma tornando seri, questa sfida dei 30 giorni richiede anche di scegliere i contenuti giusti. Non bisogna ascoltare cose troppo difficili se si è agli inizi. Meglio scegliere video con Learn Italian with Subtitles, come i nostri, dove il linguaggio è semplice e chiaro. Hai ragione. Se ascolti qualcosa di troppo complesso, ti stanchi subito e perdi la motivazione.
Invece, ascoltando questi piccoli Italian Tales, ovvero racconti e dialoghi quotidiani, impari le parole che usiamo davvero noi italiani quando ci incontriamo al bar o al lavoro. È l'italiano della vita reale. Esatto. Quindi, ricapitolando per i nostri amici, primo, avere costanza e ascoltare ogni giorno. Secondo, non aver paura di sentirsi bloccati perché è normale. Terzo, ripetere le frasi a voce alta. Marta, mi è venuta in mente un'altra espressione che abbiamo usato prima. Cambia tutto. Possiamo dire che questa abitudine cambia tutto il vostro modo di imparare la lingua perché vi sposta dallo studio passivo a quello attivo. Bellissima espressione. Spero che i nostri amici la usino nei commenti per dirci se questo video sta cambiando il loro modo di vedere lo studio della lingua. Mi raccomando, iscrivetevi se non lo avete ancora fatto, perché nella prossima parte della nostra chiacchierata io e Luca entreremo ancora più nel dettaglio della tecnica da usare ogni giorno. Giusto, Marta. E ricordate che ogni vostro commento e ogni like aiuta Italiano Vero a scalare le classifiche di YouTube e a raggiungere altri studenti come voi. È un piccolo gesto che per noi vale tantissimo. Allora Marta, stavi dicendo che c'è un piccolo dettaglio tecnico molto importante per questi 30 giorni. Ah sì, c'è un piccolo trucco che riguarda il momento esatto in cui ascoltare l'italiano, per fare in modo che rimanga impresso nella memoria a lungo termine. Ne stavamo parlando proprio l'altro giorno, ricordi Luca? Oh sì, mi ricordo bene quella conversazione. Parlavamo di quanto il nostro cervello sia ricettivo in certi momenti della giornata, giusto? Amici, questo è un punto fondamentale per la vostra Italian Listening Practice. Marta, spiega tu perché scegliere il momento giusto può davvero aiutarci a pensare in italiano più velocemente. Volentieri Luca. Esistono 2 momenti magici per il nostro cervello, appena svegli e subito prima di andare a dormire. In questi momenti la nostra mente è più rilassata e assorbe le informazioni come una spugna. Se ascoltate un Italian podcast o una delle nostre lezioni proprio in questi momenti, le parole entrano nella memoria a lungo termine molto più facilmente. È pazzesco come funziona la mente. Quindi se qualcuno vuole davvero imparare italiano in 30 giorni, deve sfruttare questi minuti preziosi. Immaginate, vi svegliate, fate colazione e intanto ascoltate questi dialoghi in italiano. Non serve capire ogni singola parola all'inizio, l'importante è abituare l'orecchio. Marta, tu come lo chiami questo processo? Io lo chiamo bagno linguistico. È come tuffarsi in una piscina di parole italiane. All'inizio l'acqua sembra fredda, ma dopo un po' ci si abitua e si inizia a nuotare bene. Per chi è a un livello Italian A1 o Italian A2, questo è il modo migliore per fare un salto di qualità. Fare un salto di qualità. Che bella espressione abbiamo usato. Amici, segnatevela. Significa migliorare tantissimo in poco tempo. È quello che vogliamo farvi fare con questo video. Se vi sentite pronti a fare questo salto, fatecelo sapere con un commento qui sotto. Scrivete «Voglio fare un salto di qualità», così capiamo che siete carichi per questa sfida. E se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale Italiano Vero, perché ogni settimana carichiamo nuovi video per la vostra conversazione italiana. Sì, l'entusiasmo è la benzina del nostro apprendimento. Ma Luca, oltre al momento della giornata, c'è un'altra cosa che cambia tutto. Il modo in cui ripetiamo le parole. Non basta ripetere come un robot, bisogna metterci la faccia e l'emozione. Ah, metterci la faccia, un'altra espressione fantastica. Significa metterci impegno, metterci la propria personalità. Se io dico buongiorno con un sorriso, è diverso che dirlo in modo annoiato, giusto? Quando fate la vostra Italian Lesson quotidiana, provate a imitare non solo le parole, ma anche le nostre emozioni, i nostri sospiri, le nostre risate. Questo vi aiuterà a sembrare molto più naturali quando parlerete con un vero italiano. Esatto, è quello che chiamiamo tecnica dell'ombra o shadowing. Si ascolta e si ripete quasi contemporaneamente. È un esercizio formidabile per chi vuole learn Italian e migliorare la pronuncia. Luca, secondo te, qual è la parola che i nostri amici trovano più difficile da pronunciare all'inizio? Forse le parole con la R
o con la GL, come bottiglia o famiglia. Ma sapete qual è il segreto? Non aver paura di sembrare buffi. Provate a dire famiglia a voce alta proprio ora, mentre ci guardate. Sentite come suona bene? Se lo fate ogni giorno per 30 giorni, la vostra bocca si abituerà a questi suoni che prima sembravano impossibili per un Italian for Beginners. Verissimo. E a proposito di parole utili, prima Luca ha detto andare a colpo sicuro. Significa fare qualcosa con la certezza di riuscire. Se seguite questa abitudine dei 30 giorni, andrete a colpo sicuro verso il vostro obiettivo di parlare italiano. Luca, mi piace molto come stiamo spiegando queste espressioni oggi. Credo sia molto utile per il loro vocabolario italiano. Anche a me piace molto. Spero che i nostri amici stiano prendendo appunti. Ricordate, ragazzi, che imparare l'italiano non deve essere un peso, ma un piacere. Per questo nei nostri video di Italian Language cerchiamo sempre di essere amichevoli. Se sentite che questo metodo vi sta aiutando, mettete un like al video. Per noi è un segnale importante per capire se stiamo andando nella direzione giusta. Oh, assolutamente! Il like e i commenti sono il modo in cui voi parlate con noi. È una vera conversazione italiana a due vie. Mi piacerebbe sapere, ad esempio, in quale momento della giornata preferite ascoltarci. Scrivetelo. Vi ascolto la mattina mentre vado al lavoro, oppure vi ascolto la sera prima di andare a dormire. Io sono curioso di leggerlo. Sapete, a volte leggo i commenti e scopro che ci sono persone che ci ascoltano mentre fanno yoga o mentre portano a spasso il cane. È meraviglioso. Questo significa che l'italiano sta diventando parte della vostra vita quotidiana. E questo è proprio il cuore del nostro podcast, rendere la lingua viva e non solo un insieme di regole di grammatica. Proprio così. La grammatica è lo scheletro, ma le parole e le emozioni sono la carne e il sangue della lingua. Se volete passare da un livello Italian B1 a uno più avanzato, dovete nutrire la vostra mente con contenuti reali. Luca, stavo pensando, abbiamo parlato di ascolto e di ripetizione, ma c'è un terzo pilastro in questa sfida dei 30 giorni, vero? Oh, ti riferisci alla tecnica della visualizzazione? Quella è davvero potente per chi vuole iniziare a pensare in italiano. Provate a pensarci. Spesso sottovalutiamo quanto immaginare una conversazione possa aiutarci quando poi dobbiamo farla davvero nella realtà. Esatto, è come un allenamento mentale. Se visualizzi te stesso mentre ordini un caffè in un bar a Roma e intanto ripeti le frasi a voce alta, quando sarai davvero a Roma ti sentirai molto più sicuro di te. Non avrai più quella paura di sentirti bloccato di cui parlavamo prima. Che bel consiglio, Marta. Immaginarsi in Italia è anche un ottimo modo per restare motivati. Amici, chi di voi sogna di venire in Italia presto? Scriveteci nei commenti la città che vorreste visitare. Roma, Firenze, Venezia o magari un piccolo borgo nascosto. Ah, l'Italia è tutta bella. Mi è venuta voglia di fare un viaggio. Ma prima dobbiamo finire la nostra sfida. Luca, c'è un'ultima cosa importante per questa seconda parte. Come gestire i momenti in cui non abbiamo voglia di studiare? Perché capita a tutti, no? Ah, Marta, hai toccato un tasto dolente proprio alla fine della parte precedente, la mancanza di voglia. Succede a tutti, vero amici? Anche a noi che insegniamo l'italiano. A volte ci si sveglia e si pensa: «Oh, oggi proprio non ho l'energia per fare Italian Listening Practice». È una sensazione umana, ma in una sfida di 30 giorni come si fa a non mollare? È normalissimo. In Italia diciamo che è un giorno no. Un giorno no è quel momento in cui tutto sembra difficile e vorresti solo restare sul divano a guardare il soffitto. Ma il segreto per imparare italiano davvero è non saltare mai, nemmeno quando la voglia è poca. E come facciamo, Marta? Se non hai forza, come puoi metterti a studiare la conversazione italiana o la grammatica? Mi sembra un'impresa impossibile. Usando la regola del minuto. Ti dici, ok, oggi non studio mezz'ora, ma ascolto italiano vero solo per un minuto. Solo uno. Di solito, dopo quel minuto, il cervello si accende, la voglia torna e continui ad ascoltare. Ma se proprio non torna, almeno per quel minuto sei rimasto in contatto con la lingua, hai mantenuto l'abitudine. Questa è un'idea geniale.
È un modo per non perdere il ritmo. Amici, perdere il ritmo è un'espressione bellissima del nostro vocabolario italiano. Significa smettere di fare qualcosa che stavi facendo con regolarità. Se perdete il ritmo, poi è difficilissimo ricominciare da zero. Voi avete dei trucchi per quando non avete voglia? Scrivetecelo nei commenti. Ci aiutate tantissimo a capire come supportarvi in questa vostra avventura di Learn Italian for Beginners. Oh sì, leggiamo sempre i vostri commenti con gioia e ricordate che se vi sentite stanchi potete semplicemente mettere i nostri video con Learn Italian with Subtitles e rilassarvi. Non deve essere per forza un lavoro pesante, deve essere un piacere, come bere un buon caffè o mangiare un gelato in piazza. Hai fatto venire voglia di un gelato ora, però hai ragione. Un altro ostacolo in questi 30 giorni è il perfezionismo. Molti studenti vogliono capire ogni singola regola di Italian Grammar subito, parola per parola, ma così ci si stressa e basta. Bisogna accettare di non capire tutto all'inizio. Bisogna lasciarsi andare. Verissimo. Spesso chi cerca un Italian lesson su YouTube vuole la perfezione assoluta, ma la lingua è una cosa viva, non è matematica. Sbagliare un articolo o un tempo verbale non è la fine del mondo. In Italia abbiamo un proverbio famoso: sbagliando si impara. Significa che l'errore è il tuo migliore insegnante. Sbagliando si impara. Segnatevi questa frase perché è fondamentale per la vostra crescita. Mi raccomando, scrivetela su un foglietto e tenetela sulla scrivania. Vi aiuterà a non sentirvi frustrati quando non trovate la parola giusta. E a proposito di imparare, se sentite che questo Italian Podcast vi sta dando la carica, ricordatevi di mettere un like e iscrivervi. È il vostro modo di dirci «Grazie Luca, grazie Marta, il vostro metodo funziona». Per noi significa scalare la classifica e aiutare sempre più persone. Esatto, siamo una grande community e ogni vostro gesto ci aiuta. Luca, pensavo anche a un'altra cosa importante per questi 30 giorni, la varietà. Non si può fare sempre la stessa cosa, altrimenti ci si annoia, giusto? Spiegami meglio, Marta. Cosa intendi per varietà in una conversazione italiana? Come possiamo cambiare ogni giorno senza perdere la bussola? Intendo che bisogna cambiare lo stimolo. Un giorno ascolti questo video, un giorno ascolti una canzone italiana e provi a scriverne le parole, un giorno provi a leggere una ricetta di cucina. Cambiare attività mantiene il cervello sveglio e attento. È come cambiare strada per andare al lavoro. Scopri cose nuove e non ti addormenti. Oh, è vero. Io adoro imparare le lingue con le canzoni. Le parole ti rimangono in testa grazie al ritmo. Quindi amici, se volete capire how to learn Italian velocemente, mettete un po' di musica italiana mentre fate la doccia o mentre pulite casa. È divertente e incredibilmente utile per la memoria. E non dimenticate di parlare, anche se siete soli. Parlate con il vostro cane, con le vostre piante o anche con lo specchio mentre vi pettinate. L'importante è far uscire i suoni dalla bocca. Luca, io a volte parlo da sola in cucina mentre preparo il sugo. Ti immagino. Oh, questo pomodoro è proprio fresco. Poi sapete che funziona. È un ottimo esercizio di produzione orale. Amici, provateci anche voi domani mattina e fateci sapere nei commenti com'è andata. Iscriversi al canale vi serve anche a questo, a ricordarvi ogni giorno che l'italiano è parte della vostra vita, non è solo una materia scolastica. La vicinanza è tutto, sentirsi parte di un gruppo. In questi 30 giorni della sfida, noi di Italiano Vero siamo con voi. Ogni volta che premete play, noi siamo lì a fare il tifo. Non siete soli in questo percorso di Italian Language, siamo una squadra. Che belle parole, Marta. Mi sento ispirato. Allora, abbiamo visto come battere la pigrizia, come accettare gli errori e come usare la musica e la vita quotidiana per imparare. Ma c'è un'ultima cosa, Marta. Un segreto finale per chiudere davvero in bellezza questa sfida dei 30 giorni. Oh sì, il segreto più importante di tutti, quello che trasforma un semplice studente in un vero parlante. Ne parliamo tra un secondo, perché è qualcosa che tocca il cuore e la passione, e non solo la memoria. Eccoci arrivati al momento della verità, Marta.
Qual è questo segreto finale che trasforma uno studente in un vero parlante di italiano vero? Amici, prestate molta attenzione, perché questo è il cuore di tutto il vostro percorso di Learn Italian. Se siete arrivati fin qui, significa che siete davvero motivati a migliorare la vostra conversazione italiana. Il segreto, Luca, è la passione, ma non una passione generica. Parlo di trovare il vostro perché. Perché volete imparare italiano? È per amore? È per il cibo? È per la storia o per venire a vivere qui? Quando trovi una connessione emotiva con la lingua, il tuo cervello smette di fare fatica. Non è più una Italian lesson noiosa, ma diventa un piacere immenso. Oh, è verissimo. Se ami l'opera, ascolta l'opera. Se ami la cucina, guarda video di ricette in italiano. Questa è la vera Italian listening practice che funziona. Quando c'è l'emozione, le parole si incollano alla memoria. E a proposito di memoria, amici, prima di chiudere questa nostra chiacchierata, volevo assicurarmi che abbiate imparato bene alcune espressioni che abbiamo usato oggi. Marta, che ne dici se facciamo un piccolo ripasso veloce di 5 parole chiave? Ottima idea! È fondamentale per arricchire il vostro vocabolario italiano e passare finalmente dal livello Italian A2 al livello Italian B1. Luca, vuoi iniziare tu con la prima? Certamente. La prima è una delle mie preferite. Mollare. Significa arrendersi, smettere di fare qualcosa perché è difficile. Ma noi non vogliamo mollare la nostra sfida di 30 giorni, giusto? La seconda espressione è perdere il ritmo. Si usa quando smettiamo di fare un'azione regolare e poi facciamo fatica a ricominciare. Per non perdere il ritmo, basta anche solo 1 minuto al giorno di ascolta italiano. Molto utili. Io aggiungo la terza. Andare a colpo sicuro. Significa fare qualcosa con estrema fiducia e certezza del risultato. Se seguite questi consigli andrete a colpo sicuro. La quarta è fare un salto di qualità, che come dicevamo prima significa migliorare in modo evidente e veloce. È quello che succede quando iniziate a pensare in italiano e non più nella vostra lingua. E l'ultima l'ho usata proprio poco fa. Metterci la faccia. Significa impegnarsi personalmente, metterci la propria personalità e non aver paura di esporsi, anche se si fanno errori di Italian Grammar. Amici, usate queste 5 espressioni nei commenti qui sotto. Scriveteci ad esempio «non voglio mollare» oppure «voglio fare un salto di qualità». Vedere i vostri commenti ci rende felici e ci aiuta a capire che questo Italian Podcast vi sta servendo davvero. Sì, e non dimenticate che iscriversi al canale è il modo migliore per restare in contatto con noi. Spesso chi cerca How to Learn Italian si sente perso tra 1000 video, ma qui su Italiano Vero abbiamo creato una famiglia. Se fate parte della nostra community, ogni giorno avrete un piccolo stimolo per non perdere il ritmo. Mettete un like se vi è piaciuta questa sfida dei 30 giorni. Esatto, Marta. Questi 30 giorni sono solo l'inizio di un viaggio bellissimo. Non preoccupatevi se oggi vi sentite ancora un po' a livello italiano basico. Con la costanza e l'ascolto dei nostri Italian Tales, i risultati arriveranno prima di quanto pensiate. Oh, assolutamente. Abbiamo visto persone iniziare da zero e dopo pochi mesi partecipare a una conversazione italiana vera con noi. Il potere dell'ascolto quotidiano è incredibile. Luca, io sono davvero orgogliosa di chi ci segue con tanta dedizione. Anche io. Siete fantastici. Allora, il compito per casa è semplice. Da domani, ogni mattina o ogni sera, premete play su un video di Italiano Vero. Usate il Learn Italian with Subtitles se serve e ripetete a voce alta. Solo 10 minuti. Ce la potete fare. Noi saremo qui ad aspettarvi nel prossimo video, con nuove storie e nuovi segreti sulla nostra bellissima lingua. Ah, non vediamo l'ora. Grazie mille per aver passato questo tempo con noi. È stato un piacere condividere questi consigli con voi. Ricordate, la lingua è un ponte, non un muro. Attraversatelo con gioia. Ben detto, Marta. Un grande abbraccio a tutti voi. Continuate a praticare, continuate a sognare in italiano e ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti! Ciao a tutti e ricordate, parlate, parlate, parlate. A presto!